Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche. Wow, grazie! Generali per la seconda parte di aprile e abbiamo l'imperatore. Amici dell'Acquario, quando c'è l'imperatore si parla di un periodo di stabilità, di un periodo probabilmente dove c'è bisogno di fissare delle nuove regole, delle nuove strutture. È comunque una carta numero 4, quindi per qualcuno ha a che vedere anche con la casa, eventualmente i possedimenti, le cose materiali. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre ragazzi vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi risuona e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate una guida che vi spiega come unire il significato di più oroscopi, le decadi, le linee di tempo, insomma, può essere interessante. Sempre nella sezione della descrizione o dei commenti trovate anche il link al corso base gratuito di tarocchi, al corso che inizierà a maggio, che sarà un corso online, e c'è anche un video sulla sezione degli abbonamenti. Per chi volesse contattarmi invece può scrivermi un'email a questo indirizzo qui. Partiamo con la carta della morte, 10 di coppe, la regina di denari, 3 di coppe, 9 di denari e principe di spade con il diavolo capovolto. In conclusione, bene ragazzi, direi che iniziare con la morte e terminare col diavolo non è male. Periodo intenso, direi. Guardate, ho come la sensazione che con questa morte ci debba essere un prima e un dopo. È una carta che normalmente parla di tagliare qualche cosa, può essere un taglio di una situazione, di un modo di fare, di un modo di pensare o semplicemente il trasmutare qualche tipo di dolore. Tenete presente che quando capita la morte c'è anche poi una rinascita dopo. E difatti poi abbiamo questo bellissimo 10 di coppe che sembra proprio la quiete dopo la tempesta. Mm? Il 10 di coppe è una carta di abbondanza familiare, è una carta comunque di appagamento, di compimento e c'è anche questa bellissima regina di denari che mi dà l'idea di abbondanza, di fertilità, mi dà l'idea di qualcuno che si è appagato. Che strano, sono curiosa dopo di andare a vedere questa morte, perché si inizia così, qual è il trauma, diciamo, che potreste vivere nella terza settimana di aprile. Abbiamo poi anche questo 3 di coppe, ragazzi, quindi qui potrebbe far riferimento a una situazione di un gruppo familiare o di un gruppo di amici magari, ma anche un gruppo lavorativo, perché comunque abbiamo sia il 10 di coppe che il 3 di coppe. Il 9 di denari è una bellissima carta, parla di appagamento personale, parla di doni monetari anche, di eredità, parla di indipendenza. Quindi diciamo che le carte a inizio aprile sono comunque belle, se mettiamo una parentesi su questa morte che adesso andiamo a vedere. A fine mese poi diventa un po' più complicata forse. Andiamo a vedere la morte, andiamo a vedere di che cosa si tratta. Abbiamo la carta del Papa e un cavaliere di bastoni al contrario. Ragazzi, qui o qualcuno ha troncato una collaborazione o una relazione non ufficiale o un partner già impegnato, anche se fosse una questione lavorativa, se voi avete firmato un contratto di esclusiva e l'altra parte, ipotesi, scoprite che ha altri contratti simili al vostro, ecco, questo potrebbe essere un motivo di scissione del contratto. Mm.
E per qualcuno ho come la sensazione che sia proprio una questione di un contratto, diciamo clandestino, ma non è la parola giusta. È più un qualche cosa che non è alla luce del sole, non necessariamente deve essere qualcosa di... ehm, cioè, è come se fosse... sì, perché il Papa al contrario parla di qualche cosa che magari non è riconosciuta, a livello di tradizioni, a livello di società, come l'idea che potrebbe essere un amante, ragazzi. Andiamo a vedere il 10 di coppe. 8 di spade, eremita, 2 di pentacoli e imperatrice. Allora, l'otto di spade sento che è un po' qui a causa di questa morte, a causa di quello che dovete tagliare o andrete a tagliare. L'eremita vi aiuta a fare questo viaggio introspettivo proprio per capire che cosa tenere, che cosa lasciare andare. Qui abbiamo anche la carta dell'imperatrice, ragazzi, come se ci fosse un nuovo tipo di progetto, una nuova gestazione. E se considerate che abbiamo sia il 9 di denari che la regina di denari che la carta dell'imperatrice, per qualcuno si potrebbe anche trattare della decisione di andare al passo successivo nella creazione di una famiglia. Se non è quello il vostro caso, è come se ci fosse un progetto che può prendere piede. Andiamo a vedere questa regina di denari. Il carro. E 4 di pentacoli. Allora, bisogna muoversi da certi attaccamenti, eh? Questa regina di denari è una regina che probabilmente è molto... allora, è molto pratica. La regina di denari è una persona che riesce a gestire i propri averi in modo molto abile. Ha a che fare con la materia. Però è come se ci fosse la necessità qui di muovere qualche tipo di attaccamento, qualche tipo di attaccamento anche a livello mentale, perché molte volte le persone si attaccano al denaro piuttosto che alle cose per una questione di protezione, perché si sentono più protetti. Andiamo a vedere il 3 di coppe. La forza e 7 di coppe al contrario. Come se mancasse il coraggio, ragazzi, di fare un passo. Datemi una carta in più per la forza. Fante di spade e sole. È come se non aveste delle idee ben radicate in realtà, perché anche questo 7 di coppe al contrario parla un po' di illusioni, qui c'è il sole che ci parla un po' di ingenuità, il fante è anche una persona un po' ingenua che ha degli alti ideali in realtà, ma manca poi un senso pratico, probabilmente avete un certo tipo di solidità di base, ma è come se fosse un passo quello che dovete fare, che non sia tanto supportato dal vostro o ambiente familiare o ambiente lavorativo, o magari potrebbe essere qualche cosa che non è ben visto dal circolo di amici che avete o dal tipo di società in cui vivete. Andiamo a vedere questo 9 di denari. Ha varie chiavi di lettura questa lettura, quindi fatemi sapere come vi risuona, ragazzi. Wow, ruota della fortuna con il 9 di pentacoli e morte un'altra volta. Qui potrebbe cambiare qualcosa, qui potrebbero esserci delle eredità, ragazzi, dei lasciti, delle vincite. È come se qualcuno riuscisse a far fruttare i propri beni senza il bisogno della società esterna. In modo indipendente c'è un cambio della vostra fortuna. Fatemi vedere perché l'imperatore è colui che si crea le regole da solo, è colui che si fa da solo, sbagliando, con l'esperienza, si dà delle regole, poi le segue con costanza e determinazione. Andiamo a vedere, infatti, costanza e determinazione. Andiamo a vedere questo principe di spade.
Mm. 5 di coppe al contrario, 4 di bastoni, 6 di coppe, imperatore nuovamente e re di spade. Ragazzi, 4 di bastoni e di nuovo la carta dell'imperatore. Sento come se si aprissero nuove possibilità eventualmente di fare dei contratti, magari con persone che risalgono anche al passato, perché abbiamo un 6 di coppe, e un qualche cosa che potrebbe iniziare qui. Sì, sento come un uscire da questa situazione pesante che si vedeva qui all'inizio. Può essere un aiuto di una persona che viene dal passato, come vi dicevo, può essere un sogno del passato, c'è un nuovo equilibrio. Però sono proprio curiosa di andare a vedere questo diavolo al contrario. Vediamo perché è qui, cosa vuol dire. Regina di pentacoli. 8 di pentacoli. Ragazzi, ho come la sensazione che queste carte vi vogliano dire di non dover pensare di fare sempre tutto da soli. La regina di pentacoli in realtà è una persona che, come vi dicevo prima, è in grado di gestire perfettamente le proprie risorse, ma è anche una persona che fa fatica a delegare. E invece qui è un po' come se questo tipo di fatica vi condizionasse troppo. Qui per riuscire nel vostro progetto non dovete farvi condizionare da eventi esterni, ehm, però è anche vero che ci sono delle cose che non tocca a voi fare, come un po' dire di, ok, voi potete lavorare, potete fare tutto quello che potete fare, ma arrivati fino a un certo punto, poi da lì in avanti bisogna lasciar fluire. Per qualcuno invece mi rendo conto che questa regina di pentacoli potrebbe essere una persona appunto sul posto di lavoro dal quale avreste potenzialmente potreste aver bisogno di allontanarvi, proteggervi. È una di quelle persone comandine, per farvi capire. Adesso questo ovviamente non sarà per tutti questo messaggio. Però comunque ragazzi lo sento un periodo che va verso nuove stabilità. Qui è come se comunque con la carta del diavolo al contrario, può essere che il lavoro o comunque le questioni quotidiane, perché comunque quando c'è un obiettivo da perseguire ci si danno delle regole e si diventa molto yang, molto forza maschile, no? Nell'andare avanti, nel fare, nell'agire, nel perseguire i propri obiettivi, ci si può un po' perdere per strada quello che è il lato magari un po' più gioioso del processo, del percorso, del viaggio. Ed è un po' quello che vi drenerà in questa seconda parte di aprile, però non lo vedo così negativo il diavolo. Andiamo a vedere Osho, che cosa ha da dirvi. Ok, wow, nessuna cosa, di nuovo la carta del Papa è la stessa energia. E il gravame, che è un 6 di spade, ragazzi. Qui di nuovo fa riferimento alle aspettative degli altri. Voi ragionate con la vostra testa, lasciate indietro la società, la cultura, create le vostre regole. In questo mazzo nello specifico viene rappresentato tutto nero come se fosse una lavagna su cui poter scrivere quello che è la vita che voi volete, la realtà che voi volete, l'impero, la ditta, la famiglia, così come voi la volete, scrivete. È proprio la legge di manifestazione che si fa così, o la legge di attrazione, insomma. Si fa anche scrivendo. Quando se state cercando, per esempio, di manifestare una casa piuttosto che una coppia, un partner o una partner, dovete proprio mettervi lì e scrivere esattamente come volete la casa o come volete che sia la persona di fianco a voi. Quindi a 2 piani, a un piano con le piastrelle in cotto piuttosto che il parquet, piuttosto che, non lo so, bionda, alta, riccia, simpatica, non so. E quindi tutto va spiegato nei minimi dettagli ed è lo scrivere, cioè è come un po' se vi dicessero avete la possibilità di scrivere quello che volete, ok? L'unica cosa è che vi dovete sganciare dal soddisfare le aspettative degli altri, perché questo è proprio quello di cui parla il 6 di spade. Vi do ancora un koan per darvi un ultimo messaggio su cui meditare, un koan zen, ne sono usciti 2. L'onda e il mare sono uno.
Ma che bello. Sì, è come anche se voi magari vi sentite da soli, in realtà poi fate parte del mare, fate parte di questo gruppo. E poi abbiamo, mentre vivi, sappi che stai morendo. Oh. Ragazzi, questa carta vi invita a essere molto consapevoli del tempo che scorre e del fatto che ogni giorno potenzialmente si vive una piccola morte, potrebbe anche essere come una morte dell'ego. Bene, amici dell'Aquario, fatemi sapere se la lettura vi è stata utile. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che supportano il canale. Io vi mando un grosso abbraccio, vi ringrazio di essere stati qui con me e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!